professionali alle pratiche, alle iniziative, alle esperienze, mi viene in mente una esperienza, una pratica, un'iniziativa che ha funzionato bene e che ti piacerebbe condividere? Sempre sul doppio tema, disabilità e invecchiamento. Non mi vengono in mente esperienze, ma ho in mente quello che si potrebbe fare, quello che ho provato. Partirei sempre dal conoscere bene le persone e i partner con cui potremo ragionare o coprogettare. Quindi a me penso che sono belli i tavoli di lavoro che facciamo, no? Anche tra servizi pubblici e privato sociale, quando ci interroghiamo sul ok, come facciamo a promuovere vita indipendente? Per chi è questo progetto di vita indipendente? Quanto avanti può andare? Con quali tutoraggi, con quali supporti misurati sui bisogni della persona, sul luogo dove lo proponiamo? E vedo che ognuno tira fuori robe meravigliose, proprio veramente c'è una creatività e una flessibilità del sistema che è una grazia, un capitale, una risorsa costante. E quindi rispetto a questo, cioè pensi che proprio sia la coprogettazione, il confronto, la coprogrammazione lo strumento? Ti viene in mente qualche strumento anche nella tua sfera professionale, tipo non so, delle mappe, delle relazioni o qualcos'altro del genere, sì, che può migliorare le pratiche di tutti? Hai fatto bene a dirlo, perché sicuramente il primo passo è ok, di fronte alla persona cosa c'è intorno a lei, chi gira, con chi è in contatto, quindi le mappe di sociogrammi insomma vanno ancora bene. Ecco, devo dire che non è che dobbiamo tanto allontanarci da questo. Sicuramente ci serve fare il punto della situazione, vedere quella persona dove è inserita, quindi che stella si crea intorno a lei, insomma. Ultimamente l'esperienza che mi ha anche molto colpito, che mi ha, devo dire adesso, che non valorizzavo in questo momento, ma l'ICF è stato un momento formativo anche per me come assistente sociale, molto interessante, perché mi ha dato gli strumenti e anche la griglia per osservare in maniera più puntuale e devo dire complessiva le situazioni di ciascuna persona con disabilità. Quindi quello strumento mi ha fornito al mio gruppo di lavoro indicazioni importanti sulla persona e devo dire la persona è sul contesto. E sul contesto, perché insomma la scheda si nutre di tanti item e di tante osservazioni concrete e misurati e misurabili, e quindi ci riconsegna a vedere i fattori che facilitano, che limitano, quindi ci mette insieme e ci svela le barriere, i facilitatori, ecco, alla crescita e alla promozione del benessere di quella persona e del suo progetto, in effetti. Rispetto invece ai rapporti con i caregiver, con le famiglie, delle persone che incontri o con altre istituzioni, hai voglia un po' di condividere se ci sono degli elementi che secondo te nel lavoro con gli assistenti familiari o con le persone che si prendono cura delle persone che incontri soddisfano di più o di meno le esigenze delle persone stesse? Ma se penso per esempio agli interventi a domicilio, credo che siano proprio illuminanti alcune osservazioni degli operatori che hanno capito anche i piccoli segreti, ma non in quanto segreti, le strategie per poter arrivare a costruire un rapporto vero e scoprire abilità diverse nelle persone. Quindi quando ascolti loro scogli qual è l'organizzazione familiare, dove si sono inseriti, quali sono un po' i bisogni reali, dove non arriva nessuno, dove arrivano loro, quali deleghe la famiglia fa rispetto al lavoro con la persona con disabilità, quando la persona si fida, di chi si fida, quando si affida, no, ad altre mani, a mani di cura, a mani di accompagnamento, a mani e anche a sguardi insomma interessati per il tempo libero, perché sanno scegliere insieme alle persone cosa fare. Io credo che abbiamo ancora tanti luoghi da scoprire, tanti argomenti che possono essere raccontati, narrati, esposti anche in sedi pubbliche, private. Sarà, ma a me insomma fare serata e condividere in piccoli gruppi, a iscrizione, ad invito, insomma può aiutare a diffondere com'è possibile vivere anche in situazioni di disabilità, anche adulta, anche verso la vecchiaia,
e ci aiuta a riflettere anche un po' sui nostri bisogni e anche sullo sguardo verso i nostri genitori, per esempio, no? E ci dice che le fasi della vita sono varie e si possono affrontare meglio se ci parliamo prima, se ci pensiamo insieme. E quindi mi viene insomma da fare sintesi dicendo che quali sono insomma gli aspetti su cui stai già lavorando e come lavorate è sempre molto centrato sul confronto, sulla condivisione delle pratiche e sull'ascolto della persona. Devo dire che questo rende anche più semplice il lavoro in qualche modo e rende più rincuorante il compito che si ha, perché sono compiti difficili, nonostante insomma siano passati anni anche nella mia esperienza lavorativa. Devo dire che le persone meritano sempre molta attenzione, tanto rispetto, e non è sempre certo che quello che fai infatti le sfide e le criticità invece quali sono rispetto alla collaborazione sia con le famiglie, con i caregiver o con le altre istituzioni? Le parti un po' più faticose? Le parti più faticose sono arrivare a un rapporto di fiducia che rende possibile parlarsi, che rende possibile possibili le collaborazioni. Con le istituzioni abbiamo tanti passaggi burocratici da fare, questo rallenta un po' quello che potrebbe essere anche un progetto interessante, però siamo tutti impegnati a scalfire un po' e a stare dentro alla burocrazia necessaria, ai passaggi necessari e non a coprire, a ricamare molto su questi aspetti. Devo dire che c'è una buona direzione insomma anche nei nostri servizi in questo momento e si prova a orientare il lavoro verso il focus importante delle risposte possibili alle persone e al territorio, quindi cerchiamo di avere in mente questo, quindi lavorare sapendo qual è l'obiettivo, qual è la nostra mission, qual è la direzione da prendere. L'aspetto riabilitativo, l'aspetto dell'avere riferimenti per la prescrizione ausili, non è sempre scontato che ci sia, e poi sul piano riabilitativo abbiamo un sistema sanitario che fa il ciclo di riabilitazione, mentre nei bisogni e nella cronicità delle situazioni, nelle malattie progressive c'è necessità di esserci e la persona ha bisogno di poter pensare che si può muovere o si può far muovere per non peggiorare la situazione in cui si trova, e questo è un bisogno molto diffuso e molto presente. Se tu potessi immaginare delle innovazioni o dei cambiamenti all'interno del tuo contesto di lavoro che secondo te potrebbero aiutarti a migliorare la qualità dei servizi che eroghiamo, cosa immagineresti? Dovremmo un po' velocizzare le risposte, essere più presenti a domicilio con qualche supporto, qualcuno che possa a salutarti e chiedere come stai, che sta un po' con te, qualcuno che vede se hai bisogno di essere lavato ai piedi piuttosto che sollevato 2 minuti dalla tua sedia, qualcuno che ti dice guarda a casa vuoi che apriamo la finestra, ti va se usciamo in giardino, ti va se ti porta a fare 2 passi fuori con carrozzina o senza. Quindi un po' uscire dai servizi e avvicinarsi a casa, sicuramente io ci penso. Credo che sia bello poter pensare che i servizi ci sono quando esistono per la persona, non quando esistono solo per l'organizzazione. E poi certo, per far arrivare i servizi a casa della persona bisogna che ci sia qualcuno che li pensa da un'altra sede, non da un'altra parte. E poi credo che abbiamo bisogno di luoghi, non tanto di mura, di contenitori, ma di occasioni, di luoghi dove poter anche stare insieme, no? Per non isolarci, per non essere dispersi, per non sentirsi abbandonati. Sento tanti genitori che dicono siamo abbandonati, e magari i loro figli hanno 45, 48 anni e allora mi chiedo di chi è l'abbandono, no? E l'abbandono forse non è l'abbandono, è il timore che non succeda più qualcosa di interessante, di utile nelle loro vite e in quella dei loro figli quando il tempo passa, no?